Amici di Cibolo Passion, sono ancora in provincia di Roma con il CT campione del mondo, neocampione del mondo pesca al colpo CT veterani, per un'avventura dedicata sempre alla pesca con la bolognese in mare. Siamo sempre a Cibolo Passion, anche se qua vedete canneti e fiumi, siamo in Cibolo Passion, pescheremo in acqua salmastra, target un po' particolare, un target molto ambizioso, però il CT ha detto vieni, ce la giochiamo, è il momento giusto, possiamo prendere anche il big fish. Non dico altro, passo la parola al CT. Eh sì, amici, oggi ci dedichiamo non più alla pesca ma alla caccia. Oggi pescheremo con il coreano. Con il coreano è una pesca a cui faremo a meno della pasturazione, avremo un'attrezzatura sicuramente più strong e andremo a cercare su spot mirati chiaramente un bel pesce, sperando di potervi accontentare e di farvi trascorrere qualche minuto con noi. Le premesse ci sono e vi dirò di più. Testeremo e stresseremo una nuova bolognese trabucco fino al massimo, ammesso che riusciamo a prendere il pesce che vogliamo prendere, perché è una bolognese raffinata, estremamente potente, ma vogliamo scoprire quanto realmente questa bolognese è potente. Testare nella metodologia Cibolo Passion con i pesci di ardenti, le spigolone. Allora, sono precisamente le 20:15 perché questa è una pesca che si fa di notte, quindi apriamo di giorno ma la caccia, come dice il buon Massimo, viene fatta di notte, nelle tenebre. Sarà questo il momento dove teoricamente l'attività di questi predatoroni dovrebbe arrivare alle stelle e noi siamo pronti a sfruttarla, quindi episodio notturno. Amici, ricordiamo che oggi a bordo con noi non c'è l'operatore perché ha avuto un problema, non ci siamo riusciti a incastrare col secondo appuntamento e quindi facciamo un primo esperimento di pesca con la bolognese con un prodotto professionale però homemade tra virgolette, anche se poi sarà destinata alle piattaforme più importanti. Perché? Perché sia io che Massimo siamo appassionati di video editing, produciamo dei filmati, sappiamo montarli e quindi oggi l'operatore non c'è, l'operatore sarò io di Massimo e Massimo sarà il mio di operatore. Vediamo come va a finire. Sicuramente se arriva il pescione tutti questi aspetti passeranno in secondo piano. Piombatura pronta, ve la faccio vedere, la poggiamo qui in maniera che sia ben visibile. Il bulk dei pallini, questi sono pallini del 2, sono 5 pallini, tendenzialmente vanno ad allargarsi, compresi in circa 65-70 cm. E questa è una piombatura abbastanza standard. E a questo punto leghiamo un amo circa a 70 cm, la stessa distanza della lunghezza della piombatura, al di sotto dell'ultimo pallino. Come amo utilizzeremo uno Shinken del numero 2, un 5355. È un amo estremamente robusto, con occhiello, punta becco d'aquila, leggermente forgiato. È un amo che dà delle garanzie di tenuta eccellenti ed è proprio quello che serve, che fa al caso nostro qualora incappassimo in un bel pesce.
come nylon utilizziamo una B-Plus, una Abrasion Plus praticamente, che è un filo neutro rivestito in fluorocarbon, che ci dà anche un'ulteriore garanzia per quanto riguarda l'abrasione, che qui è un fenomeno in cui si può incappare molto facilmente. Io qui utilizzo sempre questo galleggiante, l'Onda Orange, galleggiante estremamente robusto, diametro 4,5, perché qui possiamo fare anche delle passate molto lunghe, quindi ci occorre o un'antenna molto visibile o comunque utilizzeremo di notte uno starlight più importante, più luminoso, e da 6 grammi. 6 grammi perché? Perché con il coreano rallenteremo la passata sullo spot specifico dove ci aspettiamo la boccata, e quindi avremo bisogno di una piombatura più sostenuta, e diversamente dal bigattino in cui passiamo più velocemente. Perché? Perché siamo anche aiutati da una pasturazione con le larve sfuse che mettono in movimento le nostre amiche. Ma se parliamo di attrezzature, in particolare di canne che vogliamo stressare fino all'inverosimile, questo è il banco di prova perfetto. Reggeranno, non reggeranno? Boh, sì che reggono, sono bellissime. Questa in particolare, quella che usi te, è una novità, si chiama Frangente BLX Advanced. Sì, è una canna da 6 metri, è strutturata e consigliata per pescare con terminali massimo dello 0,22. Quindi ci sta per questa pesca. Ci sta, vediamo. Noi tireremo ancora di più. È un bel banco di prova, se non altro, se non con i pesci, anche con i numerosi incagli in cui andremo incontro, a cui abbiamo abbinato un Xenial 5000, un mulinello collaudatissimo, robustissimo, un rapporto di 4:1 per aumentare la potenza, una solidità praticamente. È uno dei miei preferiti, tra l'altro. Sì, è lo uso anche dalla barca. Molto utilizzato anche dagli spinner. Esatto. È un mulinello estremamente affidabile. La canna dobbiamo dire che è annellata Fuji, e questo è un particolare molto importante che ci dà delle garanzie anche di resistenza. Anche in mare, perché sì, agli Fuji è garanzia atmosferici, assoluta. eccetera. Sì. Bella, a me piace molto, ce l'ho anch'io, Carbonio CX2, LRC, bilanciatissima, leggera. Diciamo che perché la vogliamo testare? Perché tenendola in mano in realtà non sembra così potente come in realtà è, e quindi la mettiamo in piega e vediamo se effettivamente i dati corrispondono. Comunque secondo me assolutamente sì. Io per contro, scusa Massi, ti passo la tua canna, sto pescando con l'Energia XRS Evoluzione 6006. Chi ha visto già i miei contenuti di pesca alla spigola con il coreano, anche in quell'occasione ho pescato con questa canna. Oggi pesco con la 6 perché Massimo mi ha consigliato che l'approccio giusto è 5-6 metri dalla barca. Nel filmato che invece probabilmente avrete visto, pescavo con la 7, sempre dello stesso modello, sempre la stessa potenza, perché chiaramente dovevo distanziarmi dalla riva del canale, quindi l'abbinamento giusto. Ci rinvesto ancora una volta, Energia top di gamma, la conoscete, inutile dilungarsi più di tanto. C'è da dire che però sono 3 azioni, e questa qui, la verde in particolare, è l'azione più potente, quindi è quella che serve in questi contesti. Un dettaglio sul perché della 5-6 metri: la 5 metri sicuramente è molto più dinamica in pesca dalla barca, non occorrono canne lunghe, però in caso di combattimento con pesce di grossa taglia una 6 metri ci dà delle garanzie di gestione decisamente superiore. Io tendenzialmente preferisco avere più garanzie di gestione in fase di combattimento. Chiaramente poi c'è chi preferisce la canna più agile, però 1 metro in meno in combattimento lo possiamo pagare amaramente. Per quel che mi riguarda, alla mia Energia abbinerò un mulinello ormai da me rodato che va a dare un sacco di soddisfazione, in particolare l'Explore FX 3005, che ritorna ancora una volta. Ottimo mulinello, utilizzato anche questo come lo Xenial di Massimo anche dagli spinner, e per questa pesca del tira fa esattamente il caso mio, imbobina alla perfezione. E a proposito di imbobinamento, ho caricato il filo anch'io con un Abrasion Plus di Trabucco, perché come giustamente diceva Massimo, la resistenza all'abrasione può fare la differenza, e l'Abrasion Plus è quello che fa al caso mio. Imbobinato bene, perfetto, lo monto sull'Energia e anch'io realizzo la lenza per poi andare in pesca alla ricerca della big spigola.
Calala un po'. Abbiamo pure il vento che ci spinge al ballo, meno male. Qui cerchiamo i punti più interessanti, magari che c'è una situazione, che c'è un ostacolo, c'è un riparo. No, qui stiamo provando a fermarci qui, ma siccome siamo poco prima del picco d'alta marea, l'acqua cammina molto poco e c'è vento e la barca sbandiera e non riusciamo a mantenere la posizione. Effettivamente è un approccio totalmente itinerante, si va in giro, si analizza lo scandaglio, si vanno a identificare postazioni interessanti, ci si posiziona con un ormeggio molto preciso e tutt'altro che è facile e poi si cerca di mandare le insidie in corrente in prossimità di quelli che dovrebbero essere i punti di interesse. La notte è lunga, ci aspettano tanti spostamenti, tante prove e come dice Massimo, stasera più che a pesca si va a caccia. Entriamo dentro o così o anche alla rovescio, fa la stessa cosa ed è l'unica parte veramente robusta del coreano. Quella non la perderemo mai perché c'è un anello cartilagineo che possiamo perdere tutto il coreano ma l'anello rimane attaccato. E ne metti due, Massimo? Sì, due, uno sul coreano è molto grosso, due sul coreano è piccolino. Ottimo, super. Attenzione, se si muovono troppo massaggiateli un pochino. Perché? Perché se il coreano si muove troppo si può girare sopra il terminale, rovescia l'amo e nel caso di una boccata anche di un pesce grosso, se abbiamo l'amo impicciato che alla fine si trova al contrario, potremmo non ferrare il pesce e farglielo uscire dalla bocca. Perché? Perché l'amo sta al contrario, quindi la punta è come se io volessi bucarmi con l'amo in questo senso, non è possibile. Con l'amo rovesciato rischiamo, quindi lo massaggiamo, tende a fermarsi e a quel punto possiamo pescare. Ma sì, ho preso il pesce più disgustoso della storia del fiume. L'anguilla! Te la ridi, eh? Vabbè, sempre un inizio. Va bene, dai. Però ha mangiato in cima. Meno male, almeno quello, dai. A ributto, va. Dai. Sì, io prendo le anguille e te prendi già le spigole. Spigola. Vabbè. Questo è l'uovo della spigola. Meglio dell'anguilla, fammela un po' vedere. Bellina, il seme c'è. Vai e chiama la nonna. Nonna, ciao. Sono amici tuoi? Sì. Sono amici tuoi, guarda, sono venuti a trovare. Guarda che bello il piccolo. Eh sì, fantastici. Babbo, mamma e piccolo. Sei velocissimo, ma sì, ti ho detto pesce in canna e eri immediatamente già. Non è malissimo, non è piccolissimo. Sembrerebbe un pesciotto. Non è un'anguilla. Beh, siamo un pezzo avanti. Non è un'anguilla, vediamo cos'è. Secondo me potrebbe essere la spigolotta. Sì, è una spigolotta, guarda, la tiro su di peso, così la perdo. Ok. Vabbè, dai. Eccoci qua. Aspetta, te la faccio vedere per bene. Vabbè, dai. Dai. Il seme c'è. Presa in cima, guarda, l'ho bucata parte. Ovviamente la libero, Beh, certo. Faccio bravo. Dai. Pure belloccio. È bella. Un bel pesciotto. Sape. Sì. Belloccio, vero Massi? È carino.
Carino, carino. Per me quello è un gran pesce. Per te è carino perché sei abituato. Nemmeno il retino usi. Ah, abbiamo... No, sei meraviglioso, nemmeno il retino. Oi, ta. Nemmeno il retino. Andiamo in sicurezza, andiamo. Non è che peschi proprio sottilissimo, eh? No, qui ce lo possiamo permettere. Sì. Ma dai, guarda, facciamo vedere come ha mangiato il coreano, guarda, è rimasto fuori. Chiaramente dopo uno spostamento, prima passata, galleggiante sotto. La caccia. La caccia e la caccia continua. Sai che... Siamo impegnati? Sì, sai che mi tocca tirarlo come mi hai insegnato te, e cioè con la canna bassa, perché non è un pesce piccolissimo, mi si è aggallato e la corrente non mi impediva di avvicinarlo. Quindi vedete cosa faccio? Quello che mi ha insegnato Massimo, cioè canna bassa, come fanno un po' gli spinner quando prendono, comunque qui ci vuole il retino, quando prendono un bass. Vediamolo un po' che pesce è. Non è piccolo, eh? Ora è arrivato il momento di tirarlo su, e infatti non è mica piccolo, no, non è per niente piccolo. Allora lo retino, se ce la faccio, ma non è piccolo, ragazzi, per niente. Ora vediamo un po'. Che dici, Massi? Grande, Save. È un bel pesce questo. È un bel pesce. Questo un bel pesciotto, Massi. Direi ottimo. È da bello. Bello. Me lo fai liberare? Molto bello. Me lo fai liberare? Ma sì, dai, ormai abbiamo... è una missione. Dai. Va bene, me lo fai liberare, lo libero. Lo libero, per questa volta lo libero. Pesce da? 8 etti? È abbondante. Chiletto, Secondo me un chilo. Mi fai buttare via da chilo, pesci da chilo. Dai. Uno, vabbè. Guardate, guardate, lo rilascio, siamo il rec, vero? Perché sennò poi... Siamo il rec. Vai bella, vai. Ho improvvisato 1, operatore. 2, 3. È andato. Sempre incannato, CT. Meglio così che altrimenti. Faccio delle corse alla telecamera che sono inciampate, ho combinato di tutti i tipi. Cos'è? Altra spigola? Penso di sì. Non so. No. Così. Cos'è? Un mugine? È un cefalo, sì. Cefalone. Aspetta che ti passo, tiri su di peso o passo retino? Ma c'ho il filo, posso tirare. Accidenti, ma è un pescione, Il filo ma è un pescione. Vediamo. Ecco, ha rotto. Si è rotto, vabbè, volevi un po' troppo, dai. Vabbè, dai. Vabbè, ti ha fatto divertire. Era un cefalo, Era un muggine. Un cefalo, che poi comunque sarebbe tornato in acqua come tutte le spigole. Perché? Cefalo sicuro. Lo sapete cosa ha detto Ardenti? Ha detto oggi si libera tutto sotto i 3 kg. Porca miseria. Che ottimismo. Vabbè. Ci sei? Sì, sì. Ah, bene. Ci sono, sto già riprendendo. Pescione, Questo pescione, questo è pescione all'Ardenti. Questo è un 4.000. Sì.
deve salire, la corrente è molto forte. Guardate come mamma mia che pesci, ce l'hai dietro di te, Massimo. Grande! Questo è un pesce! È un pesce. Mamma mia, che spettacolo! Che spettacolo! Questo è un 5 kg. Aspetta, mi posiziono meglio. Che pesce, ragazzi! Grande! 4 kg e mezzo. 4 kg e mezzo, anche 5. Oh. Non mi dire che questo lo liberi, eh? Questo lo mangiamo con le patate. Oh, ora sì che mi piace. Beh, siamo stati buoni. Sì, abbiamo liberato stanotte abbiamo lasciato tanti pesci. Alcuni anche discreti. Poi questo comunque è un pesce adulto che ha avuto già tanti cicli riproduttivi, quindi è anche giusto nobilitarlo con una bella cena tra amici, tanti amici. Bene cari amici, nottata terminata, è l'alba, stiamo pescando da 13 ore, 14 ore non stop. 13 ore. Veramente tosta, è stata veramente tosta ma meravigliosa, un luogo meraviglioso, un'avventura fantastica, altamente didattica, ho imparato un sacco di cose e spero che le abbiate imparate anche voi. Siamo distrutti e vorrei sottolineare che pesci come quelli che ha preso Massimo non è che sono pesci che si prendono così facilmente andando a pesca un'oretta, sono frutto di tanto studio e tanto sacrificio in pesca nel momento in cui vengono presi, ma anche prima, Massimo. E soprattutto con un video mirato poi. Sì, soprattutto fare un video con un pesce del genere non è assolutamente facile, quindi applausi per il grande Massimo, il neo, ricordiamo, campione del mondo pesca al colpo, che ancora una volta ha fatto la differenza anche con le specie di mare, incredibile. No, ma siamo stati anche fortunati perché un pesce così non è assolutamente scontato. Ci siamo impegnati chiaramente per farvi vedere una bella cattura, perché sappiamo che poi la spigola tra l'altro è un pesce molto ambito da tantissimi pescatori. Abbiamo fatto del tutto e vi abbiamo spiegato i principi con cui si realizza una lenza, la velocità della passata, le grammature, il tipo di innesco, quindi abbiamo cercato di mettervi in condizione di poter affrontare questo tipo di pesca che è bellissimo, che tra l'altro noi al di là del pesce, del bel pesce che abbiamo preso, abbiamo catturato anche molto, abbiamo preso numerose spigole, un paio di una chilata, tanti pesci di 300, 400, 500 grammi, ci siamo divertiti. È stata una nottata movimentata, molto bella, il clima, il tempo ci ha assistito, un po' umido, siamo veramente stanchi ma appagati per quello che siamo riusciti a fare. Adesso si va a letto, buonanotte o buongiorno, alla prossima, ciao amici! Ciao a tutti!